Ragazzi, è arrivato il momento della partenza, abbiamo chiuso le valigie, stiamo salutando Paul, gentilissimo, siamo stati molto bene da lui, non è una marchetta perché non ci regala nulla, ma è la verità, siamo stati bene, è un ragazzo gentilissimo. Grazie di tutto Paul, thank you so much. E noi proseguiamo il nostro viaggio, adesso portiamo le valigie fuori e si prosegue. In italiano si dice alla prossima Paul, in inglese non lo so. Quando vedrai il video ti farei 2 risate con i sottotitoli. Ciao e grazie. Ciao, thank you so much, thank you guys. Tip Siam Village, ragazzi, Ao Nam Mao, ok? Se avete bisogno qua trovate una bella persona. Very welcome everyone. Rita, siamo pronti per salutare questa casa e per salutare la Thailandia. Ragazzi, si lascia la Thailandia. Beh, un po' di effetto ci fa, però ormai siamo talmente abituati a viaggiare che da ogni posto non andiamo più via con le lacrime o tristi, andiamo sempre via felici perché iniziano sempre nuove avventure. La vita, scoperte, nuovi luoghi. la vita va avanti. Adios, adios. Andiamo avanti, Rita, andiamo. Le valigie le ha prese tutta la moglie di Paul, vero? Le prime impressioni sulla Thailandia e sui nostri 100 giorni in Thailandia. Bellissimo. 100 giorni precisi abbiamo. Credo di sì, più o meno. La Thailandia ci è piaciuta moltissimo, bellissimo il clima, Fantastico. bellissimo tutto, però bello andare via, anche cambiare. Siamo tutti della stessa opinione, ci è piaciuto, siamo stati bene, però... Ma ce ne andiamo. Ma Alla fine è bello spostarsi, noi siamo abituati così. 20 minuti da casa di Paul sino all'aeroporto. Mangiamo qualcosa e poi dritti al gate 2. Adesso aspettiamo il cibo e ce lo mangiamo super velocemente. Speriamo che non apra il gate mentre siamo qua. Comunque fa un freddo assurdo, mazza, è pieno di pompe di calore a 18 gradi, fuori ce ne sono 30. Mega panino mio e papà si è preso riso con qualcos'altro, le solite cose. Dado paninozzo e io invece noodle, pollo e verdura. Buon appetito a noi, Paninetto e piatto improbabile, indescrivibile, mangiati, adesso torniamo da Rita. C'è un freddo dentro nel gate 2 assurdo, sono uscito qua fuori, si sta un po' meglio e nel frattempo gioco a scacchi con Dado, A, B e C siamo seduti, siamo a posto, siamo pronti per partire, mezz'ora di ritardo. Siamo da 2 ore che andiamo così piano piano ma senza accelerare per volare, cioè se lo sta facendo in autostrada, in tangenziale. Abbiamo attraversato tutta la pista per arrivare dall'altra parte, guardate quanto è lunga, e adesso ce la facciamo tutta volando. È partito. Dado, cos'è il primo aereo che prendi? Pranzone, Pranzone.
casa. Io me lo rimangio, ho fame. Mi sono mangiato quel panino. Ho fame, ho fame. Questo è il mio pranzo. Vediamo quello di Rita. Chicken, noodle anche tu. Sì, li ho presi insieme. Pranzone quello di Rita, eh. Ah, li avete ordinati? Eh sì, guarda che bello quello di Dado. Mamma mia. Cioè, che culo che hai, sei troppo fortunato. Soprattutto, ma dove siamo? Ancora non si è capito, adesso appena sbarchiamo. Siamo a A Palmandia. Palmas di Mallorca. Mamma mia, atterriamo a 340 all'ora. Oh, eccolo. Ah. Adesso stiamo comprando la scheda in modo da poter avere internet e tutti i suoi vantaggi. Ragazzi, però vi abbiamo ancora detto dove siamo dopo e adesso facciamo una scheda. Dopo. Non vi abbiamo ancora detto dove siamo, ragazzi, dove siamo sbarcati. Comunque non siamo sbarcati né a Elmas né a Fiumicino, Superati tutti i controlli, fatto tutto quello che dovevamo fare per venire qui. Ho dovuto compilare anche dei documenti online. Ragazzi, benvenuti a Kuala Lumpur, Malesia. Eravamo in Asia, non potevamo andare via senza visitare anche Kuala Lumpur in Malesia. Una bellissima città. Penso di sì, facciamo qualche giorno, ve la visitiamo, ve la facciamo vedere e poi andremo via. Va bene? Vi fa piacere? Se non vi fa piacere, siamo qui lo stesso. Dovete guardarci. Ci eravamo messi d'accordo con chi gestisce la stanza che abbiamo preso qui a Kuala Lumpur. Questo ragazzo è venuto a prenderci e ci porta addirittura a fare il check-in nell'hotel. Andrew ci porta all'hotel, 1 ora e 28 minuti. Si è registrato subito al canale e stiamo guardando un video nostro. Bello schermo, Thailandia, very beautiful. Andrew è incantato, ha detto che la nostra vita è il suo sogno e sta guardando tutti i video, vuole vedere video dell'Italia. Stiamo facendo un po' di chiacchiere di conoscenza, mi sta raccontando un po' le cose. Comunque la prima curiosità è che 1 litro di benzina costa 40 centesimi qui in Malesia, Per la gioia di Davide vediamo già il Merdeka, il secondo palazzo più alto del mondo, e vediamo anche le Petronas Tower. Noi dovremo soggiornare proprio vicino e vederle addirittura dal nostro hotel, dalla nostra stanza. Comunque abbiamo ancora 1 ora in più di fuso orario e quindi siamo passati dalle 6 ore che avevamo tra la Thailandia e l'Italia a 7 ore. Siamo arrivati a casa, ragazzi. Adesso zaino pesantissimo e ci porterà a vedere la camera. Siamo arrivati nei parcheggi, nei garage dell'hotel. È un hotel bellissimo, sembra, perché è proprio a fianco alle Petronas Tower. Cioè, le Petronas sono qua e l'hotel è letteralmente qua, quindi si vedono anche molto bene. Comunque adesso portiamo le valigie su, vediamo la camera e riscendiamo in fretta e furia a pranzare, pranzare, va bene, a cenare, perché ho una fame assurda. Siamo al 26esimo piano. Ce ne sono 56, è altissimo questo palazzo. Caspita. Avevo visto una foto del piano più alto che era più o meno all'altezza delle Petronas Tower, che sono 400 metri, quindi questo palazzo sarà 370. Allora abbiamo acceso tutto, adesso vi faccio vedere bene la casa. Comunque, a meno che non si vedano dal bagno le Petronas, da qua non si vedono. Abbiamo finalmente preso possesso della casa, è bellissima, è di fronte alle Petronas Tower e costano qui a Kuala Lumpur la metà che in Thailandia e sono decisamente più belle. Guardate che casa, che rifiniture, che arredi, guardate questo tappeto, questo divano,
2 camere da letto bellissime, una è qua dove si è sdraiato Dado, vediamo il bagno, molto bello anche il bagno. Sono proprio belle case, bellissimi appartamenti in un hotel, sì, meravigliosi, guardate che camere. E poi che vista, vediamo cosa c'è fuori, cosa si vede fuori, è buio ma vediamo. Sono davvero parecchio belli. Questa è la cucina, adesso disfiamo parzialmente le valigie e siamo tranquilli. Siamo passati dal baht thailandese al mir malese. 50 mir, 10 mir, praticamente abbiamo speso dall'aeroporto sino a questa camera d'hotel, a questa casa, abbiamo speso 150 mir, intorno ai 30 euro. Abbiamo fatto una scheda telefonica appena siamo scesi dall'aereo, appena abbiamo messo piede in aeroporto, e abbiamo speso 5 euro per una settimana con giga illimitati. Quindi sembra anche abbastanza economico. Le case costano, come vi ho già detto, la metà di quelle thailandesi più o meno. Questa casa, perché è una casa? Perché c'è la cucina, c'è il bagno, ci sono 2 camere da letto, c'è il soggiorno, c'è la TV, quindi non è una camera d'hotel, è una suite in un hotel. Questa costa intorno ai 50 euro a notte, ragazzi, vi rendete conto? Guardate che bella, è bellissima, non so se rende l'idea, ma è meravigliosa ed è super attrezzata. Frigo gigantesco, bella cucina con forno a microonde, con bollitore, 3 piastre induzione, forno, lavatrice, guardate com'è attrezzata, posate, tutto in ordine. Quindi tanta roba. Comunque adesso saliamo su, vediamo la piscina, poi scendiamo giù a livello della strada, usciamo e andiamo a mangiare qualcosa. Poi ci organizzeremo, dobbiamo rimanere qualche giorno qua. Andiamo. Siamo all'ultimo piano e c'è una vista pazzesca della piscina, ragazzi. E le Petronas Tower di fronte, wow, che meraviglia. Diciamo che un po' di vista ce l'abbiamo da casa nostra, E le Petronas Tower di fronte sono meravigliose. Abbiamo il Merdeka e altri palazzi, vabbè, non so i nomi di tutti i palazzi, ma è stupendo. La vista è devastante. Dopo cena torniamo a farci un bagno prima di andare a letto. Questo è il nostro hotel, guardate che bello, è altissimo, è davvero altissimo, e di fronte abbiamo le Petronas, cioè a 5 minuti a piedi, guardate che bello. E abbiamo tutti i ristoranti, abbiamo tutto intorno, meraviglia ragazzi, meraviglia delle meraviglie. Adesso stiamo morendo di fame, andiamo a mangiare. Oggi abbiamo voglia di cenare in un ristorante cinese, ci hanno consigliato questo 1919. Ci offrono immediatamente un tè e brindiamo, Vediamo il tè cinese appena arrivati, Dado, assaggio. Ora che sia bollente. Oh ragazzi, Dado è al 7° cielo e non ci può pensare di stare sotto le Petronas Tower o avercele di fronte a 50 metri, che bello! E anche tutti i grattacieli, è pieno di grattacieli. Mangiamo dei noodle saltati con della carne e poi prendiamo 2 piatti di carne sempre saltati in una piastra. Assaggiamo. Questo è tè cinese, sa di acqua. Ragazzi, io mi ricordo una volta, tanto tempo fa, quando ancora non filmavamo, eravamo andati per la prima volta a Madrid e avevo costretto papà a portarmi a vedere le torri di Madrid, non mi ricordo come si chiamano. Quelle torri erano alte 200-250 metri, mi sembravano chissà cosa. Invece qua, come anche a Dubai, ogni palazzo è 300 metri, 200 metri e
È incredibile. Primo piatto, delle verdure. Abbiamo ordinato, vi ho detto, verdure, noodles e carne. Sono le 9:30, ma sarebbero le 8:30. In Thailandia erano le 8:30. Però abbiamo fame, quindi sono le 9:30 e sembrano le 9:30 thailandesi. Adesso aspettiamo i primi piatti, è arrivata solo la verdura. Sono arrivati i primi piatti e carne di manzo saltata alla piastra. Occhio che calda è. Che culture, che gentilezza, ti aprono la porta, ti salutano e si inchinano tutti. È tanta roba, amici, è tanto bello vedere e vivere queste culture. Noi ormai l'abbiamo scoperto in Thailandia, ma qua è identico, è l'Asia così. Comunque adesso facciamo una piccola spesa per poter fare le colazioni domani mattina, in modo tale da non essere obbligati ad uscire, anche se credo ci sia anche il ristorante nell'hotel, un piano dove ci sarà sì per forza un bar-ristorante. Comunque qui c'è un piccolo market, vediamo i prezzi, vediamo se conviene, se non costa troppo compriamo qualcosa e ci facciamo la colazione noi, se no andremo in ristorante. Siamo dentro un market ma troviamo solo uova di quello che mangiamo noi, non troviamo prosciutto, non troviamo altri alimenti, sì, riso, uova e poi tanti piatti pronti chiusi che si mettono sicuramente al microonde come noodle e mangiano così. Avevamo il desiderio di metterci un costume, di andare in piscina e di goderci un po' le Petronas dalla nostra piscina e rilassarci un po', siamo un po' stanchi. Comunque per colazione nulla, non c'è soluzione, non si trova nulla in questi market, quindi mangeremo qua nella hall, c'è anche un bar, vediamo cosa c'è, oppure a 5-10 minuti mi ha detto la proprietaria di casa che ci sono dei mall, sono dei centri commerciali dove c'è molta più scelta. 30, 29, 28, 27, 26. Let's go signori, bagnetto notturno. Bagnetto sotto le Petronas Tower, Davide, tanta roba, Già. Avevamo desiderio di sdraiarci 10 minuti qui e lo facciamo. Sono le 11 di notte, però che spettacolo ragazzi, che bello. Com'è l'acqua? Non è calda però. Aspetta un po'. Ragazzi, ci siamo goduti le Petronas, ma adesso è mezzanotte e chiudono la piscina, quindi rientriamo. Belle, bellissime, adesso non mi vedete più, entriamo dentro. 26esimo piano. Buongiorno a tutti amici. Primo risveglio, come piace dire a me, a Kuala Lumpur. Vi faccio vedere il panorama di giorno, vabbè, ma poi ve lo faccio vedere dall'alto della piscina, però vabbè. Apriamo questa finestrella e ve lo faccio vedere anche da qui. Stiamo andando a fare colazione, io sono in piedi dalle 6 per cercare di editare i video, di inserire i sottotitoli, quindi tante cose da fare, tanto lavoro da fare per continuare a farvi vedere i video, però dobbiamo anche uscire e filmare, non devo solo editare. Vi faccio vedere questa parte della città e andiamo a mangiare. Poi torniamo, Rita si allena e sistemiamo altre due faccende e andiamo a visitare, non lo so, le Petronas, andiamo a visitare... Il Merdeka, dobbiamo salire sul Merdeka. Buongiorno Dado. Il Merdeka, Davide vuole fare... Vabbè, qualcosa la faremo, adesso andiamo a mangiare. Buongiorno anche alla Rita. Andiamo, forza e coraggio. Ok, siamo nella zona ascensori, ce n'è ben 1, 2, 3, 4 e 5 ascensori. Il primo che arriva lo lasciamo, prendiamo il secondo noi. Certo. Siamo logici. Gran lobby. Ah, nemmeno
Almeno a tessera ti serve. Credo che usciremo dal palazzo, andremo a mangiare fuori, forse mangiare dentro questo palazzo, dentro l'hotel è più caro. Usciamo, il primo baretto, il primo street food, non lo so, qualcosa la troveremo. Abbiamo visto il menù dell'hotel, c'erano anche tante colazioni interessanti, però Davide è un po' complicato, non è semplice viaggiare con un bambino e quindi niente, usciamo, cerchiamo qualcos'altro, cerchiamo un baretto qua vicino, un bar e vediamo cosa possono proporre, ma magari gli fa male anche da un'altra parte, non è detto. Comunque ragazzi, splendida giornata di sole, non c'è una nuvola in cielo. Di questo siamo molto felici. Ci ha però detto il nostro autista ieri che qui 2 ore diluvia, poi smette, poi magari può piovere di nuovo, quindi anche il cielo non è segno di stabilità per tutto il giorno. Abbiamo comprato del latte, abbiamo comprato della frutta secca, Davide mangerà così a colazione e io mangio nella hall dell'hotel. Bisogna adattarsi qua, ma non è facile per tutti, soprattutto per i bambini. Egg mayo croissant, questo è quello che prendo io. Dentro l'hotel c'è questo bar e va molto bene. Davide è salito su in camera, latte e pan bauletto, poverino. Però ragazzi, cosa ci dobbiamo fare? Siamo qua. Alla fine questa colazione mi costa, thank you, mi costa ben 10 euro, 5 euro per mangiare più un bicchierone di spremuta d'arancia e carota, e non è economico, 10 euro. È andata bene perché Davide e Rita bevono latte e mangiano pan bauletto, se no sarebbero stati 30 euro e tantino. Ci dobbiamo un po' organizzare, sono paesi nuovi, non troviamo nulla, non troviamo un market, non riusciamo a comprare nulla. Nel market non c'erano cornflakes, non c'è niente. Ci sono solo questi piatti pronti da mettere al microonde con pasta dentro precotta, mamma mia. Questa è la mia colazione, certo che Davide non si abitua. Un croissant imbottito, non si sa neanche di che cosa, ero convinto uovo, forse sì, comunque particolare. Abbiamo finito di fare colazione, lì c'è una Nissan GT-R e adesso andiamo a vederla. Sì, a parte quello andiamo a vedere anche le Petronas Tower che sono lì dietro. Vieni! Rita è a casa perché si deve allenare, cioè noi dobbiamo anche vivere normalmente, quindi Rita si allena, noi facciamo una passeggiata, poi torniamo a prendere anche lei. Ma qui c'è davvero una macchina strepitosa, ragazzi. Davide esce di testa. Wow, guarda che bel cofano. L'anteriore è stupendo. Tutto in carbonio. Madonna. Prima passeggiatina a Kuala Lumpur, abbiamo 4 giorni. Però vogliamo anche spostarci e visitare anche qualcos'altro fuori da Kuala Lumpur. Una cosa che vorrei fare sarebbe, visto che siamo qui, visitare Singapore. È a 4 ore e mezzo di distanza in macchina, però meriterebbe. Vedremo ragazzi, chissà. Siamo sotto una delle grandi passioni di Dado, i grattacieli. E qua di fronte alle Petronas c'è il nostro palazzo, questo Star è il nostro, e noi abbiamo la piscina lì e da lì vediamo infatti perfettamente le Petronas. No, ma poi quest'altro con tutte le piante, no, è meraviglioso, guardate che belli. What's your name? Hamid. Hamid. È contento perché gli abbiamo fatto vedere il canale YouTube ed è molto felice di farsi una foto con noi, e adesso viene un'amica e ci facciamo una foto sotto le Petronas. Ci
siamo fatti fare una foto da un ragazzo di questi che hanno telefonino con un po' di attrezzatura, anche per fargli un po' di beneficenza, perché alla fine l'hanno fatta col telefono come le farei io, uguali, quindi non cambia niente. Però gli abbiamo dato 2 monete, anzi tutta carta, 10.000, 2,15 euro. Adesso ci troviamo dentro un, chiamiamolo un ristorante market, self service, dove si può comprare di tutto e fare ad esempio anche colazione. E qui fanno, vedete, il pane loro, tipo la pita marocchina, è un pane tipico delle loro zone. E qua si può mangiare di tutto, dal pollo ai gamberoni al riso, uova, quindi fare una colazione. Sono bei posti e sicuramente anche molto economici. Un piatto del genere con delle verdure, del pane, costa 1 euro. Abbiamo dato un'occhiata ai loro piatti, mangiano molto pollo di mattina, mangiano riso e cosce di pollo con una salsa rossa soprattutto, e poi anche loro uova e questo pane loro. Il pane deve essere molto buono. Comunque continuiamo la passeggiata con Dado, facciamo altri 2 passi, poi dobbiamo prendere Rita che avrà finito di allenarsi. Siamo rientrati, prendiamo Rita che dovrebbe essere quasi pronta, l'ho chiamata, aveva quasi finito, le mancavano gli addominali, e poi usciamo tutto il giorno, rientriamo stasera. Abbiamo prenotato Grab e stiamo aspettando la nostra macchina per andare nel primo posto che visiteremo, e si chiama Merdeka Square. Merdeka Square. Il Merdeka 118, come vi ha già detto papà, è il secondo grattacielo più alto del mondo ed è alto 678 metri se non sbaglio, e si può arrivare sino a molto in alto, in un punto panoramico più in alto del Burj Khalifa. Con l'app Grab, con l'app di Grab è semplicissimo. Dove ti trovi? Chiami subito, immediatamente una macchina. 4 minuti era sotto casa. E si paga sicuramente anche la metà che un taxi o che altri tipi di mezzi. Rita si è anche allenata stamattina, mentre noi abbiamo fatto i primi 2 passi di Kuala Lumpur. Com'è andato, Rita, l'allenamento? Sì. Stai bene? Benissimo. Ecco qua, pagato 25 mir e sono esattamente 5 euro. Alla grande, ragazzi, siamo a Plaza Square Merdeka. Merdeka Square Plaza. Oh, vabbè, comunque siamo qua. Oh, oh. Madonna mia che grosso! Caldo, Rita, Mamma mia che sole! C'è un caldo pazzesco. Vabbè, cosa dobbiamo fare? Tutto curatissimo, non c'è un fiorellino, una piantina fuori posto. Dataran Merdeka. Davide vuole anche salire, vediamo un po' cosa si può fare per accontentarlo. Uno splendido edificio storico, è bellissimo, con architettura moresca. Potremmo stare ore a girare tra questi palazzi, ragazzi, ma voglio andare Aspetta, tra questi palazzi con l'architettura moresca. Ma andiamo subito al punto. E qual è il punto? Il Merdeka. Bellissima zona, forse questa è già la zona del street art, vediamo. Ho 10 punti segnati, devo visitarli tutti in un paio di giorni e devo anche capire dove sono.
e Rita si fa cambiare anche la batteria del suo piccolo orologio per la modica cifra di 2 euro, 10 mir. Va bene, buon prezzo. Forse in Italia ci vogliono 5-10 euro, credo, Non riuscivamo a trovare il Merdeka perché è piccolino, allora abbiamo messo il navigatore, eravamo sotto. Stiamo passeggiando a Petaling Street Market, è un quartiere senz'altro cinese, è bello qua, è molto bello. Oggi è sabato e il sabato e la domenica il Merdeka è chiuso, quindi torneremo lunedì per entrare dentro, per salire, ma anche qua c'erano tante cose da vedere, quindi ne approfittiamo. Abbiamo ordinato, ragazzi, con un'applicazione, siamo in un tipico ristorante malese, credo, fanno il pane loro, adesso vediamo cosa ci portano. Vedete, si scansiona il codice QR, poi ci sono tutti i vari piatti e questo è quello che spendiamo, 66 RIM totali. Abbiamo detto che 66, allora 25 sono 5 euro, 50 10 euro, 62 o 66 quello che abbiamo speso noi, saranno circa 11-12 euro. 12 euro in 3. La pasta la fanno loro, quindi è tanta roba, non è che mangiamo male qua, guardate che belli. Wow. E preparano tutti questi raviolini con verdure e poi non lo so, li vorrei anche assaggiare. Comunque, visto che la pasta la fanno loro, li ho desiderati, abbiamo preso anche un piatto di quei raviolini, un mix con manzo, ripieni di manzo, pollo e verdure. Questo è un mix con la pasta fatta in casa, come vi ho detto, con pollo, manzo e verdure. Adesso li assaggiamo. L'hanno portato con una ciotolina di... questo è peggio della carbonella sicuramente. Assaggiamo i raviolini fatti in casa, ragazzi. 3 piattoni di pasta asciutta con carne e verdure, sarà anche troppo e forse abbiamo esagerato. Questo con uova, sempre pasta fatta in casa. Oggi 3 kg a testa prendiamo. Hey, very good. Mangiato da Dio, ragazzi, ci siamo mangiati tutto. Adesso andiamo a vedere una via street art, quindi vie con le pareti dei locali, delle case completamente pitturate. 4 minuti a piedi, andiamo. E questo che ho appena filmato è il Merdeka 118, saliremo lunedì. Strano che lo chiudano sabato e domenica, con i turisti che ci sono, vabbè. Vogliono anche godersi la vita, evidentemente. Beh, non si può solo lavorare, anche loro riposano sabato e domenica.
Saluta la signora, Dado. Questo è un libro. Sì. Dopo aver visitato Chwai Chai Hong, che è Art Street, quei disegni bellissimi sulle case, andiamo a vedere il mercato centrale. Questa è la via praticamente fuori dal mercato, perché il mercato proprio centrale è questo stabile che abbiamo qua a sinistra. Però poi c'è questa via molto bella all'ombra, c'è un caldo ragazzi che non immaginate, quindi ci fa anche piacere passeggiare qua. Poi vedete ci sono anche le ventole in alto. E finalmente per Rita un buon caffè italiano, Questo ragazzi è veramente un buon caffè, guardate, con la crema, con la moka appena macinata. Entriamo un attimo al mercato, dobbiamo anche andare in bagno. Il caffè è buono, fortissimo, fatto con la moka schiacciata tanto, era fortissimo, però buono. Buonissimo. Sto bevendo a mano praticamente, non è da me. È proprio Perché è buono. Una passeggiata nel mercato l'abbiamo fatta, ma non è che ci facciano impazzire, preferiamo andare a vedere altro. Quindi usciamo e andiamo a vedere qualcos'altro a 450 metri. Adesso vi spiego anche che cos'è. Il tempio di Sri Mariamman a Kuala Lumpur è il tempio indù più antico della Malesia, fondato nel 1873. Adesso ve lo faccio vedere, molto bello. Alla fine la collana di fiori è per mamma e lei è la nostra dea. Dea. E preghiamo che in futuro tu possa guarire dal diabete, vabbè? Adesso andiamo a vedere KL Tower, cerchiamo un altro passaggio con Grab e ci facciamo portare lì. A piedi ci vorrebbero 38 minuti e c'è un caldo atroce ragazzi, è impossibile. KL Tower, eccola qui, dalla mia posizione. Ce n'è un paio intorno, vediamo quanto ci mette a arrivare il primo. Ecco qua, la targa è VKQ 156, in 8 minuti è qui. Applicazioni fantastiche, adesso questa macchinina arriva qua da noi in 3 minuti. Ragazzi, precisi come orologi, stupendo. Hello. 15 minuti e siamo alla torre. Stavolta è venuta a prenderci Ayo. Si chiama così, gli ho chiesto come si chiama, Vero? What's your name? What's your name? Yeah, Ayo. Ayo, avete visto? Incredibile, ci porta Ayo. Con Grab 28 rim e sono praticamente 5 euro e rotti. 5 euro e qualcosa. E siamo 25 minuti in macchina. Molto economico. Siamo arrivati, siamo sotto la torre Menara. 421 metri, è simbolo di Kuala Lumpur. Card? Eccola qui la torre ragazzi, saliamo sino a 300 metri, dobbiamo salire sino a questo livello, almeno abbiamo pagato sino a qua. Si salirà anche rapidamente. Mi auguro che mezz'ora. Facciamo tutte le torri di tutta l'Asia per Davide. Beh Dado, comunque Dado, che panorama. Dov'è il nostro hotel? Ah, guardalo il nostro hotel! È quello là! Qua di fronte le Petronas Tower e dietro il nostro palazzo che è altissimo lo stesso. Adesso Dado... Che è quello che penso. Sì, adesso ti porto lì su Dado.
E qua di fronte il Merdeka 118, simbolo dell'indipendenza malese. Merdeka appunto vuol dire indipendenza. Bellissimo, è stupendo. È stato il palazzo più alto del mondo, adesso al secondo posto. Siamo rimasti un'ora qua sopra, forse anche di più, è troppo bello, vista davvero mozzafiato, e qua si può usare quella parola. Comunque, salutiamo il Merdeka 118, 700 metri e scendiamo. E torniamo anche a casa, sono le 4:30, siamo in giro da stamattina. E ci sfruttiamo un po' la piscina di fronte alle Petronas. Qua ci sono tutte le torri più alte del mondo e Davide le deve vedere tutte. Allora, per il momento è salito solo. Qui Quella no. su questa no. Questa è forse quella che dicevi prima, il Taipei. Burj Khalifa. Burj Khalifa già fatto. La Torre Merdeka Eiffel. fatto. Poi sei salito anche in via Toscana. Alto lì, Dado, non toccare niente, se no finiamo male in questo palazzo. Cade, c'è un tasto per far cadere l'ascensore. Abbiamo riprenotato una macchinetta su Grab, 5 minuti ed è qua e ci porta sotto le Petronas Tower e poi 3 minuti e siamo a casa. Così le vede anche Rita perché lei stamattina si stava allenando. 16:33, alle 16:49 siamo di nuovo sotto casa praticamente, Petronas Tower. Casa Dolce Casa, e sono le 5:20. Adesso costumino e in piscina. Dado rimane in camera a chiacchierare con gli amichetti e io e Rita andiamo a farci un bagno in piscina. Poi doccia e cena. Ci rilassiamo un attimo. Eccoci qua. Spettacolo, ci mettiamo qui in acqua. L'ultima mezz'ora di sole e adesso rientriamo in camera e poi ci dobbiamo preparare per andare a cena. Abbiamo una bellissima cucina ma non si riesce a comprare nulla. In tutto il giorno abbiamo girato tanto, ho visto un market fornito di carne, di verdure, ma era lontanissimo da casa, quindi non è che puoi andare a comprare le cose. Buonasera. Buonasera. Doccia e un po' di relax. Rita ha fatto una lavatrice, non ha strizzato bene, quindi adesso sto cercando di capire come può fare. Dado non sta benissimo e anche io ho un po' di mal di gola, per dir la verità. Stiamo pensando che abbiamo preso molto freddo ieri in aeroporto, in aereo, ma c'era un gelo assurdo dentro il gate. Infatti io uscivo e stavo fuori, poi sono rientrato solo quando era proprio ora di presentarsi all'imbarco. La prossima volta infatti felpa almeno in vita, poi se c'è bisogno bisogna indossarla. Andiamo, anche Dado. Vestirmi e andiamo. Anche Dado pronto, dai, mangiamo qualcosa qua sotto e rientriamo. Per fortuna c'è uno steakhouse qua sotto, a 3 minuti a piedi. Mangiamo lì oggi, bistecca, vediamo cosa propone, così mangiamo anche qualcosa di più comune alla nostra cucina, più vicino alla nostra Più cucina. europeo. Fuori si sta divinamente, poi entri nella hall e ci sono 2 gradi, entri in ascensore e ce n'è 4, poi riesci e ce n'è 32, poi entri in un ristorante e ieri notte nel ristorante, in quello cinese dove abbiamo mangiato, gli ho fatto alzare le palette, ce le avevo addosso, c'erano 3 gradi di nuovo, tutta la cena morendo di freddo, proprio da mettersi la felpa, non scherzo. E quindi questi sbalzi di temperatura non è che facciano bene. Ho un po' di mal di gola anch'io e poi mi preoccupo subito se Davide sta male, subito. Come vi dicevo, 3 passi
e siamo già qua. Un bel locale e adesso vi faccio vedere il menù. Siamo fuori, quindi c'è caldo, 30 gradi, stiamo benissimo. Questo è il locale e non è davvero niente male. Poi ci sono dei bei piatti. Io mi prendo un mix grill. Ci sono appunto, credo, manzo, pollo, vabbè, poi patate, verdure. Io mi prendo questo panino qua, Ok. che sembra veramente bellissimo. Perfetto. Verdura e carne a straccetti un po' essiccata, deve essere squisita. Parmigiano sopra. Squisita. È uno dei migliori panini che ho mai visto in vita mia. È incredibile. E sarà anche buono, eh? Sì, penso di sì. Questo è il mio super piatto, guardate che meraviglia, eh? Carne arrosto, pane, patate, pomodori grigliati, patatine. Adesso scopro un po' togliendo questo foglio di pita o di pane loro e vi faccio vedere cosa c'è. Comunque ragazzi, è senza dubbio il panino più buono che ho mai mangiato. Guardate qua. Cioè. Ma poi oltre all'aspetto è proprio morbido, buonissimo. Tutto molto buono, si parla poco, vuol dire che si mangia bene. Salutiamo Niaz, il nostro nuovo follower, si è iscritto nel canale, adora Dado e quindi grazie. Niaz, ciao, buon lavoro e buona vita. He's my brother. Sì, Younger bravo. brother. Ciao Niaz. Là, che belli. E adesso casa e relax. Ragazzi, buonanotte a tutti, ci vediamo domani mattina per continuare a scoprire Kuala Lumpur, città per il momento da 10, in una scala da 0 a 10, bellissima, Meravigliosa. pulita, economica, affascinante, bella, proprio bella, bella da vedere. Ok, ciao, non vi annoio oltre, ci vediamo domani, buonanotte.